Vedi che si sta riscaldando. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video andremo a realizzare una semplice lampada utilizzando la resina epossidica e un pezzo di uno scarto di una tavola di ulivo, dove in precedenza ho creato un tavolo, ve lo lascio in descrizione, e oggi andremo a realizzare questa lampada con questo pezzo di ulivo. La prima cosa che dobbiamo fare è prendere una spazzola col fil di ferro, cercare di pulire tutte queste cose, dargli una grattata con la 120 un po' dappertutto. Ragazzi, mi sono preparato qui una bilancia, un po' di resina e qui è uno stampo in silicone. Andrò a dipingere e impregnare il mio pezzo di legno e lo lasceremo qui per 12 ore. Intanto tutte le fessure e tutti i pori del legno vanno a chiudersi. Il rapporto di impiego di questa resina qua è 2 parti di A e una parte di B, quindi è semplicissimo. Qui facciamo 40 e di là 20. Componente B ne facciamo 20 grammi. Adesso lo mischiamo per benino. Cercate di mischiarlo per bene almeno 3 minuti. In questo modo i due componenti si mischiano bene e non abbiamo la paura che non catalizza e avremo delle sorprese dopo 24 ore che la nostra resina non è diventata dura. Attenzione anche alla temperatura con cui effettueremo il lavoro, lo dico sempre e sempre in tutti i video, perché alcuni magari lo fanno con all'interno delle temperature al di sopra di 23 gradi e quindi la roba comincia a riscaldarsi e quindi si crea un macello. Io mi sono anche portato un termometro, misurando sono sui 23 gradi, quindi è ottimo. Ehi, facciona bella. L'abbiamo trovato in fin di vita, aveva un problema qui alla gamba e adesso per fortuna sta bene. Vieni qui che piove, vieni dentro. E siccome utilizzo i guanti non ho bisogno di un pennello, quindi andrò a spalmare tutto quanto. Ho anche i bordi di questo silicone che mi aiuta a tenere tutto qua, non far disperdere niente. In questo modo ragazzi riusciamo a chiudere tutte le micro fessure che si trovano su questo pezzo di ulivo e riusciamo a contenere soprattutto nel momento in cui faremo la colata principale. Allora, questo processo qua voi lo potete fare anche senza avere questo per forza, potete metterlo in un posto in cui lo spalmate e basta. Io adesso che ho finito tiro via il pezzo di legno e la rimanenza di resina la butto qua e lo lascio sempre in questo silicone senza la resina, lo lascio così. In questo modo riesco anche a tirarlo via molto più semplice. Adesso lo lasciamo per 12 ore così e dopo facciamo i successivi passaggi. Allora ragazzi, il prossimo step sarà inserire questo pezzo di legno in uno stampo fatto con il plexiglass. Qui io mi sono già tagliato alcune striscette di plexiglass in modo da fare una cassaforma. Allora amici, visto che come base LED utilizzerò questa qua, l'ho acquistata su Amazon, se volete replicare vi lascio il link in descrizione, ma devo fare in modo che mi resta lo spazio in modo che la parte in LED mi illumina la parte in resina. Quindi sicuramente adesso lo farò così com'è e poi dovrò
tagliare un pezzo in modo che abbia la misura corretta. Adesso, prima di fare qualsiasi cosa, ragazzi, mettiamo in bolla bisogna mettere qualche spessore da questa parte anche. Allora, ho messo in bolla, ho messo queste rondelle e questa roba qua in modo che la mia base sta perfettamente in bolla, e adesso dovremo fare tutte le pareti esterne. Ora, amici, con la Epoxy Table 5, che sarebbe quella dove noi potremo fare una colata di quasi 5 cm, ma noi non lo faremo 5 cm. Questa è una resina molto trasparente e faremo 155 grammi. Il rapporto di impiego per questa resina è 100 parti di A e 55 grammi parti di B. Quindi faremo questi 155 grammi, lo lasceremo così e poi faremo le altre successive colate. Una volta che abbiamo aggettato per bene, metteremo con una pippetta 2 gocce di colore in questa quantità di resina, in modo da capire e sapere più avanti cosa faremo. Ragazzi, se vediamo che ci sono queste piccole bollicine, le possiamo spaccare con la pistola dell'aria calda. Lo lasciamo così per altre 12 ore, vediamo com'è andata, e dopodiché ne faremo un'altra colata, che sarebbe la colata finale, in modo da finirla. Vedi che si sta riscaldando. Però adesso ho aperto le porte e dovrebbe essere un po' ventilato, dovrebbe calare. Ragazzi, sono passate più di 12 ore, ora dovrò fare la seconda colata. Ho qui il mio amico. Ciao Tatto, guarda che faccia che ha, guarda che faccia che ha. Ciao, cosa facciamo? Volevo farvi notare una cosa, ragazzi, non sono andato a superare il legno questa volta, sono rimasto quasi 1 mm, 2 mm un po' più basso, perché ho intenzione di pialarla. Con il mio router vado a pialare solamente il legno e la resina non la tocco, anche perché la resina è più difficile di far abbassare piuttosto che il legno. Questa volta lo lascerò più di 3 giorni perché mi dà la possibilità di levigarlo. Ragazzi, sono passati 5 giorni e ora proverò a togliere tutto questo plexiglass e fare il prossimo step. Che bel pezzo! Ora, ragazzi, ci spostiamo qui e, come vi dicevo prima, io ho creato questo router, vi lascerò il link in descrizione. Praticamente andremo a mettere il nostro pezzo qui e con la fresa, una semplice fresa, andremo a pialare il nostro pezzo.
l'ho tagliata su questo lato, su questo e su quest'altro, su questo no, andrò a levigarla. Adesso partiremo con la P120 e andremo a finire con la P3000. Aiuti anche te? Vai, gratta bene, gratta bene. Oh, siamo sporcati di polvere. Cos'è questa, Nico? È una pietra. È una pietra? È una pietra magica? Sì. Va bene, dopo la grattugiamo bene bene, Ma così questa diventa lucidissima. C'è una frase molto popolare che dice olio di gomito e via. Ragazzi, questa qua è semplice acqua, così si pulisce, si carteggia bene. Adesso sono arrivato a P500, ragazzi, e già incomincia a vedersi la parte sotto. Allora ragazzi, il risultato è venuto così, finendola con la P3000 e si vede ancora un po' opaco. All'interno riusciamo a vedere anche la parte in legno, però adesso cercherò di fare con questo attrezzo multiuso dove ho fatto anche il taglio, userò questo polish sempre della Resin Pro e vediamo come viene fuori. Mettiamo un po'. Per la parte in legno userò questo olio cera dura. Ragazzi, vi ringrazio se siete rimasti a vedere il video fino alla fine. Ti ricordo solamente di lasciare un like, iscriviti e se hai qualche domanda scrivimi pure nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!